Ciao, sono Raffaele Vaccaro, sono l'amministratore di Nisida Environment. Siamo una società che si occupa di monitoraggio ambientale, di progettazione europea, ma anche di divulgazione e coinvolgimento della cittadinanza nei processi di monitoraggio ambientale. Noi a Bagnoli abbiamo lavorato su un progetto LIFE che si chiama Life Set Dreamed, che puntava a sviluppare un processo di decontaminazione dei fondali, dei sedimenti. Questo perché? Perché a Bagnoli l'obiettivo della bonifica che è necessaria perché qui c'è stato un sito industriale siderurgico per più di 100 anni che ha inquinato pesantemente la costa di Bagnoli, prevedeva, per poter far fare il bagno alle persone, prevedeva il dragaggio del fondale e la rimozione di questi sedimenti contaminati. Allora noi abbiamo provato a sviluppare un processo che invece di rimuovere, di asportare questi sedimenti, riuscisse a diminuire il livello di inquinamento senza, diciamo, andare a fare interventi invasivi. Abbiamo lavorato per 5 anni, abbiamo ottenuto risultati interessanti, un inizio di processo di degradazione degli idrocarburi, metalli pesanti che sono stati fissati per poi poter essere estratti. Purtroppo però avevamo bisogno di più tempo e più finanziamenti e di altri progetti per continuare a sviluppare la soluzione. Qui a Bagnoli in particolare non abbiamo potuto continuare a fare proposte progettuali su questo sito perché sono dovuti partire i lavori collegati all'organizzazione della Coppa America. La Coppa America ha portato a un cambio di passo, però questo cambio di passo, quando si fanno anche attività di bonifica molto delicate, non è sempre positivo. Il piano di risanamento ambientale prevedeva il dragaggio e il capping, quindi l'asportazione di una parte del fondale e poi una copertura con materiale pulito ed inerte. I lavori della Coppa America hanno dovuto aumentare la profondità di intervento del dragaggio perché chiaramente serve appunto un battente minimo per poter far passare le navi della Coppa America, ma soprattutto non ha permesso di eseguire il capping nel frattempo che cominciano le competizioni, e quindi si è fatto una parte del lavoro senza fare la seconda parte, che è fondamentale per bloccare la risalita di contaminanti nella colonna d'acqua. Tra l'altro anche le operazioni di dragaggio che potevano essere fatte in un certo modo, con sistemi di contenimento, con un monitoraggio molto serrato, eccetera eccetera, sono state fatte in fretta e molto rapidamente, 7 giorni su 7, con diciamo, dei dispositivi che sicuramente non sono quelli più avanzati per ridurre la potenziale risospensione dei contaminanti che sono all'interno dei fondali. Chiaramente, come potete immaginare, qui si è creato un conflitto sociale non indifferente, perché dopo 100 anni di inquinamento, dopo 30 anni di mancata bonifica, andare a fare degli interventi invasivi non per ripristinare e dare subito l'accesso alla popolazione, alle persone, alla balneabilità e rendere il mare fruibile a tutte e tutti, si va a fare un intervento invasivo per organizzare un grande evento, trasformando l'area della colmata, che ricordo è questa discarica di rifiuti industriali che quindi va oltre la linea di costa naturale, mettendola in sicurezza, non rimuovendola, lasciandola, ma non solo, mettendola in sicurezza e andando a cementificarla per poter fare le operazioni della Coppa America. Chiaramente questo ha creato, diciamo, una conflittualità con la popolazione locale che dopo questi 130 anni sperava di poter riappropriarsi il mare. Infatti la colmata è qualcosa di incredibile, cioè poi era una fabbrica, Italsider e tutto l'impianto connesso. Gli è stato permesso praticamente degli scatti di buttarli a mare, e questo stavo dicendo, e adesso anziché rimuoverli si va a fare un sarcofago. Esatto. E ti sembra una soluzione adatta, soprattutto anche allora, diciamo che io non... Allora, innanzitutto perché è stato permesso all'Italsider negli anni 60 di fare la colmata, questo poi era un altro paese, era un'altra Italia, erano altri tempi, però chiaramente sì, come hai detto, non è nient'altro che un cassone di cemento con materiale di risulta e rifiuti del processo industriale della siderurgia.
Poi che sia giusto o sbagliato rimuovere la colmata, io penso che il problema ambientale che abbiamo qui, andandolo a rimuovere, lo avremmo comunque portato da un'altra parte, quindi questo diciamo è argomentabile come tema. Detto questo, il problema qui non è tanto nel lasciare o nel levare la colmata, ma è la destinazione d'uso della colmata, cioè tu decidi di lasciare la colmata, decidi di metterla in sicurezza, sicuramente con un intervento ambientalmente sensato, però qual è la destinazione d'uso di questa colmata messa in sicurezza? È una destinazione d'uso a scopo sociale per restituire una parte di territorio alla comunità o è una destinazione d'uso futura più dubbia di cui vedremo il risultato tra qualche anno, insomma. Infatti abbiamo incontrato ieri comitati di quartiere, associazioni, anche centri sociali, insomma persone che lottano perché vogliono non cambiare il presente, perché il presente la media scappa, è un presente che va avanti, ma per mettere nero su bianco quello che vogliono per il futuro di questo luogo. Che cosa vuole la popolazione, quindi la cittadinanza che protesta? A Napoli Perché? Perché all'esterno, sui mass media, sembrava un matto fanno apparire un branco di matti che contesta perché stanno facendo una riqualificazione da zero di un'area completamente abbandonata. Noi a Napoli non abbiamo accesso al mare, quindi gli unici punti di accesso dove il mare è balneabile sono molto difficili da raggiungere, hanno degli orari prestabiliti, quindi abbiamo veramente un problema di accesso a mare per la popolazione di questa città. Quindi è chiaro che andare a fare un intervento del genere invasivo per il quartiere sia nei lavori che sono necessari, non tanto perché comunque sarebbero stati necessari dei lavori di bonifica che comunque avrebbero appesantito il territorio per un determinato tempo, ma non sarebbero stati fatti con una tale intensità e con una tale fretta come sono stati fatti i lavori per la Coppa America, che avevano diciamo dei tempi molto ristretti. Si parla appunto di fare tutto in 6-7 mesi, adesso non ce la stanno facendo, infatti adesso stanno cominciando ad arrivare le prime polemiche. Però invadere il quartiere di Bagnoli di migliaia e migliaia di camion giorno e notte per riuscire a fare un'operazione di creazione di quello che è un porto temporaneo forse, però un porto, chiaramente dopo 30 anni di mancata bonifica e 100 anni di contaminazione industriale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e da qui insomma tutte le proteste. Adesso la questione è, dopo che sarà terminata l'esperienza della Coppa America, che ha creato sicuramente alcune parti di indotto positivo, ma molto più disagio e molto più impatto sulla popolazione locale, che cosa succederà? La colmata messa in sicurezza verrà restituita alla cittadinanza, pensando, immaginando, magari anche coprogettando degli usi utili dal punto di vista sociale, oppure verrà data un'altra destinazione d'uso a favore di un'altra parte della città di Napoli? Questo è il grande punto interrogativo che abbiamo oggi.